Ciao, dobbiamo parlare. Il vostro italiano è terribile. Dario, che brutta accoglienza! Benvenuti su Maddai, italiano da bar. Io sono Mara e lui è Dario, il cattivo del gruppo. Non sono cattivo, Mara, sono onesto. Se sono diretto è perché voglio farvi parlare meglio. Le bugie gentili non vi aiutano al bar. Questi ragazzi studiano per mesi, ma quando arrivano in Italia nessuno capisce niente. La gente ride di loro. Ridono perché sembrate dei libri di scuola. Nessuno dice io possiedo una casa in campagna. Esatto. Se dite io possiedo, sembrate una contessa del 1700 che ha viaggiato nel tempo. Oggi vi spieghiamo perché il vostro italiano suona finto e come parlare in modo normale fin da subito. Problema numero 1. Le risposte da libro di testo. Qual è una risposta troppo grammaticale alla domanda come stai? Io sto bene, grazie. Ecco, se rispondete così, io capisco tre cose. Primo, non siete italiani. Secondo, il vostro corso di lingua costa poco. Terzo, probabilmente portate i calzini bianchi con i sandali. Mamma mia, i calzini bianchi no! Però è vero, io sto bene è proprio una risposta da libro di testo. Un italiano non dice mai io sto bene, dice bene, grazie, e tu? Oppure si tira avanti, se non state proprio benissimo. Il segreto è usare le sfumature. Provate con tutto bene, dai. Quel dai alla fine vi dà subito 50 punti di carisma. Dai, è magico, è come il sale sulla pasta. Senza dai, il vostro italiano non ha sapore, è una lingua scondita. Oppure il saluto buongiorno, come sta? Se dite così al bar, il barista penserà che volete vendergli un'assicurazione sulla vita. Va bene, allora sentiamo il metodo Dario. Se entro al bar e voglio un caffè, cosa faccio? Semplice. Non dire vorrei un caffè per favore. Troppo lungo, troppa fatica. Arrivi al bancone, guardi il barista negli occhi e dici solo un caffè. Fine. Il per favore non serve perché gli stai dando dei soldi. Ma dai, che maleducazione! Ragazzi, non ascoltatelo, si dice sempre per favore o per piacere. Altro errore. Siate troppo gentili e usate frasi troppo lunghe. Scusi, sarebbe possibile avere... Ma che roba è? In Italia, se volete una cosa, dovete essere diretti. La vita è breve, non abbiamo tempo per i verbi condizionali. Se andate in un negozio e dite mi piacerebbe comprare del pane, il panettiere penserà che siete pazzi. Usate il presente, è semplice. Prendo questo, voglio quello, fine della storia. Basta aggiungere un grazie alla fine. Non serve fare un discorso di 10 minuti per comprare un panino. Meno parlate, meno sbagliate. Se parlate poco, la gente non capisce che non sapete usare il passato prossimo. È una strategia geniale all'inizio. Parliamo delle domande inutili dei libri. Vedi mai qualcosa di assurdo? Sempre. Tipo, dov'è la stazione ferroviaria? Chi dice ferroviaria? Non siamo mica nel 1850. Basta dire dov'è la stazione. O ancora meglio, la stazione? Puntando il dito. Risparmiate fiato. Qual è la parola più inutile dei libri a due? Automobile. Nessuno dice dov'è la mia automobile. Diciamo la macchina. L'automobile la guida mio nonno e forse nemmeno lui. Vero? O anche comprendere. Non comprendo quello che dici. Non lo dice proprio nessuno. Dite non capisco. È facile ed è corto. I libri amano le parole lunghe perché i professori sono pagati a parola. È un complotto contro di voi. Non è vero. I professori sono bravi. Sì, sono bravi a farvi sembrare dei turisti sfigati. E se poi sbagliate la pronuncia e usate un brutto accento, sembrate proprio un GPS rotto. Ma dai, adesso offendi anche il loro accento. Non è colpa mia se sono goffi quando provano a ordinare lasagne, fettuccini e così via. Sembra che abbiano una patata in bocca. Aspetta, spiegami meglio. Avere una patata in bocca è un'espressione bellissima. Sapete cosa significa? Significa che state parlando male, che la pronuncia non è chiara e che la persona davanti a voi non capisce niente. È come avere davvero una patata in bocca e provare a parlare. Un disastro. Esatto, ma noi siamo qui proprio per aiutarvi a sputare quella patata e parlare come veri italiani da bar. Sì, ma imparate in fretta, per favore, perché sentire qualcuno che ordina una lasagna con la patata in bocca è un dolore fisico per me. Un'altra cosa che odio dei libri è come insegnano a salutare. Salve, tu lo usi mai?
Salve è la parola di chi ha poca confidenza. È per chi non sa se dare del tu o del lei e sceglie la via di mezzo. È come un gelato senza zucchero. Non ha senso. Dite ciao e sorridete, oppure buongiorno. Fine. Però salve è comodo se entri in un ufficio. Siamo in un bar. Se dici salve al barista, pensa che vuoi fargli una multa. Forse hai ragione. E che mi dici delle frasi tipo la penna è sul tavolo? Se siete in Italia e avete bisogno di descrivere la posizione di una penna su un tavolo, probabilmente la vostra vita è molto noiosa. Imparate cose utili. Dov'è il bagno? Quanto costa? Perché il mio treno ha 2 ore di ritardo? È vero, bisogna essere pratici. Molto lieto di fare la sua conoscenza. Ma che siamo? A un ballo di gala? Dite piacere. Una parola. Zero rischi. E piacere di conoscerla? Se lo dite a me, cerco un notaio. Piacere, basta e avanza. Un'altra parola che i libri insegnano subito è prego. Il mitico prego. Potete usare anche di nulla o figurati. Suona molto più naturale. Però prego è gentile. Certo, ma ogni tanto va bene cambiare. E se dimenticano il nome di un oggetto? C'è una parola magica. Il coso. Serve per tutto. Mi dai quel coso? Funziona sempre. Ma non possono dire coso per tutto. Perché no? Se indico l'oggetto, mi capite. Risultato ottenuto con il minimo sforzo. E se urtate qualcuno per strada, cosa dite? Chiedo scusa? Se dite così, pensano che vendete qualcosa. Dite scusa o scusi. Corto, semplice, e basta dire buon appetito a tutti. Ma è educazione. È una perdita di tempo. Se tutti rispondono, la pasta diventa fredda. E la pasta fredda è un crimine contro l'umanità. Va bene, non ascoltatelo. Per concludere, la parola d'ordine è semplificare. Sempre. Meno lettere usate, meno possibilità avete di fare una brutta figura. Iscrivetevi al canale se non volete sembrare turisti smarriti e mettete mi piace al video per non perdervi i prossimi episodi. Scrivete nei commenti qual è la frase più stupida che avete imparato da un libro. Così possiamo ridere un po' di voi. Per aiutarvi, ovviamente. Ma dai!